Ciao, io sono Lorenzo Ciani e questa è la puntata speciale di Natale 2024 di Odore del Giappone, il podcast in cui ho raccontato la mia vita nel paese del Sollevante. Era giusto farvi un regalo, perché nel suo piccolo, in soli 2 mesi, da metà ottobre a metà dicembre, abbiamo raggiunto importanti traguardi, come essere entrati nella top 200 di Spotify in Italia. Allora ho chiesto a qualche amico se voleva dare un piccolo contributo al progetto. Il primo è stato il comico Luca Ravenna, che quando mi ha risposto era impegnato nel suo tour all'estero. Quindi Luca, se ti dico Giappone, che ti viene in mente? Giappone, mi dici? Guarda, non so niente sul Giappone, a parte la cosa che conosco di più è il capolavoro dell'attacco di Pearl Harbor, perché avevo letto i libri e mi interessano robe di battaglie navali, battagliere, perché sto invecchiando alla velocità della luce. E a parte questo, ultimamente ascolto delle canzoni giapponesi prima di salire sul palco, o giapponesi o cinesi, di solito le Shazam quando vado nei ristoranti cinesi e sono molto divertenti da sentire per palco e basta, poi non so veramente nient'altro su quel paese. Veramente la cucina interessa, ma per il resto proprio zero cultura, non leggo manga, come si chiama un manga? O quegli altri lì, gli anime, mai visti, mai letti, mai ascoltati in audiolibro, farebbe molto ridere. E basta, questo è tutto quello che so sul Giappone. Grazie Luca per la disponibilità e la sincerità. Per chi ancora non lo conoscesse, è un grandissimo stand-up comedian. Correte su YouTube e Instagram a cercarlo, ma soprattutto andate a vederlo a teatro se capita dalle vostre parti. Quando ho pensato di realizzare il podcast, volevo rivolgermi sì agli amanti del Giappone, ma in particolare proprio a chi del Giappone non sa niente, che se ci pensate era la mia identica condizione quando per la prima volta ho messo il naso fuori dal mio hotel di Shinjuku, ve ne ho parlato nella quarta puntata. Per un'eventuale seconda stagione mi piacerebbe proprio avere questo tipo di contributo da persone note, ma che non sono conosciute come il guru del Giappone sui social, sarebbe troppo facile. Infatti, per chi segue anche la pagina Instagram di Odore del Giappone, avrà visto che ho incontrato Federico Buffa, grandissimo storyteller sportivo e amante del Giappone, proponendogli di partecipare al podcast. Sfortunatamente per motivi contrattuali in essere con altre realtà ha dovuto declinare, però mi ha ringraziato per averlo citato nella terza puntata dedicata allo sport in Giappone. Mi piacerebbe, per esempio, avere un contributo da personaggi come la cantante Madame, che in una storia Instagram mentre era in vacanza in Giappone raccontava di come a colpirla fu proprio, pensate voi, l'odore del Giappone. Se qualcuno di voi la conosce, Francesca, ditele di contattarmi. Non succede, eh? Ma se succede. Rimanendo in ambito musicale, saluto i Coma Cose che sono stati in viaggio di nozze in Giappone e che su Instagram mi hanno anche ringraziato per aver condiviso il reel del loro viaggio. Anche loro, se volessero contribuire, saranno i benvenuti. Parlando di viaggio di nozze in Giappone, il caro amico e critico cinematografico Federico Frusciante, impegnatissimo insieme a Mr. Marra, Victor Laszlo, Francesca Lò per il progetto editoriale I Criticoni, ha trovato il tempo per mandarmi il suo imperdibile contributo. Vai Fede. Allora, quando penso al Giappone, la prima cosa a cui penso in realtà è il viaggio che ci ho fatto con mia moglie quasi 15 anni fa, un viaggio coevole, ci siamo divertiti a bestia, è stato veramente una cosa enorme passare da Tokyo a Kyoto e poi a tutte le campagne, notare le differenze appunto di un paese così antico in un certo senso per tradizione, eppure così ipermoderno. E quindi è stato per me una bellezza trovare DVD, Blu-ray di cinema italiano, per esempio, che da noi non si trovava, oppure il mangiare, il cibo veramente eccezionale, la meraviglia di molte persone che sono state gentilissime, la bellezza, insomma, delle campagne, la bellezza delle città, rivedere quello che avevo sempre visto nell'altra cosa a cui penso se penso al Giappone, ovvero il cinema.
quindi nel rivedere Ozu, nel rivederci il cinema appunto di Kurosawa, ma nel rivederci anche il cinema che mi ha portato ad amare ancora di più diciamo l'arte giapponese e quindi anche l'animazione, rivedere come nel film dello studio Ghibli ci fosse un realismo incredibile, ecco, nel rappresentare ciò che vedevamo nei propri cartoni. Poi io sono sempre stato fissato appunto con Tsukamoto, con registi vari, quindi passare per le stradine dove hanno girato Tetsuo e quindi per me il Giappone in realtà la sua arte, il suo modo di porre appunto all'esterno un pensiero molto particolare che è anche negativo, poi ci sono tante cose del Giappone a livello sociale che sono abbastanza inquietanti, quindi quando penso al Giappone mi viene anche a mente tutti i suicidi, anche per colpa forse dei grandissimi registi come Sion Sono, Miike, che continuo ad amare, ma mi viene in mente anche la grandissima musica che ci ho sempre ascoltato dal Giappone, a partire dagli Yellow Magic Orchestra di Ryuichi Sakamoto, l'Ezra Desnude e tantissimi altri gruppi che ascolto ultimamente da Midori a venire in giù che sono veramente eccellenti, il punk del grandissimo Guitar Wolf, quindi la musica, il cinema, l'arte intesa anche come dei dipinti meravigliosi, l'idea della spada, quando sono andato al Museo della Spada sono stato veramente incredibilmente affascinato, quindi per me il Giappone è tutto questo, un insieme incredibile di cose diverse, ecco, quando sono arrivato lì mi sembrava di essere su Marte, tutti che parlavano una lingua diversa, con gli occhi a mandorla, mi rendo conto, ma era come non essere in un altro mondo, non capivo una parola e quindi proprio completamente sbalzato in un altro mondo che sembrava essere avanti di 20 anni a livello tecnologico e che aveva alcune cose che sembravano indietro di 400, quindi questa cosa mi colpì subito. Ma ripeto, quello che mi colpisce del Giappone è tutto questo suo insieme di cose positive, cose negative, di grande musica, di musica orrenda, di grandissimo cinema, di cinema orrendo, probabilmente quello che c'è in tutto il mondo. Ma arrivato così dal Giappone in faccia, appunto quando ci andai con mia moglie, fu veramente una rivelazione. Poi chiaramente diciamo io sono cresciuto da piccino, avendo 52 anni, con Goldrake e tutta la roba che veniva dal Giappone e quindi sono anche cresciuto a questo, e quindi sono andato a vedere i vari Gundam, i vari pupazzoni giganti, le cose più alte del mondo per riuscire a vedere i miei idoli, ecco, robotici dal vivo. E tutto questo, ripeto, poi grandissimi negozi di musica anche indipendente, non per forza di quelli giganteschi. Quindi per me il Giappone è una ricerca e lo è ancora perché continua a mandarci del grande cinema, della grande musica, della grande arte. Se riuscissero a avere anche un governo, un'idea appunto un po' meno, come dico io, di quella giapponese rigida, veramente legata a stilemi antichissimi e a volte anche troppo destronzi per i miei gusti, insomma il Giappone sarebbe un paese perfetto, ma la perfezione purtroppo non esiste. Comunque ripeto, del Giappone io penso subito al cibo, penso subito ai cartoni animati, penso subito quando ci sono andato in vacanza con mia moglie e penso soprattutto, come ho detto, al suo cinema, alla sua musica, a tutto quello che mi ha continuato a crescere. Un abbraccione a Lorenzo, ciao ciao. Grande Frusciante che in 3 minuti ci ha regalato la sua visione del Giappone. Che dirvi, buone feste, grazie a chi segue il podcast dall'inizio e a chi magari lo scoprirà proprio dopo questa puntata. Per rimanere in contatto mettete segui sulla piattaforma che state utilizzando per l'ascolto e aggiungete Odore del Giappone su Instagram. Grazie per l'ascolto e ovunque tu sia, fai buon viaggio.